perché siamo qui? Perché siete tutti qua con noi? Perché volevamo raccontarvi di questa cosa. È un progetto che i vostri compagni di classe hanno fatto per un anno intero, per tutto l'anno di scuola. E fatevi raccontare da loro cosa vuol dire sopportare me per un anno intero. Questo progetto l'abbiamo chiamato La Bread e oggi ve lo raccontiamo, spero in un modo assolutamente divertente. E parto raccontandovi una cosa curiosa. Mi hanno sgridato perché mi hanno detto che non è bello raccontare i panni sporchi. Ma un aneddoto ve lo racconto. Tutto questo progetto si è concretizzato con la stampa di una vera rivista. I vostri compagni di classe sono diventati per un anno intero dei giornalisti e hanno scritto una rivista. La rivista è fatta di carta, quindi bisogna fare il conto delle pagine. Siamo stati bravissimi, ma a un certo punto a Cipicchia manca una pagina. Dovevamo fare la foto di gruppo e mettere la foto di gruppo, ma sapete che quando bisogna fare le foto di gruppo non ci siamo mai tutti. Succede sempre così. È successo anche a noi, mica una volta sola. Allora cosa si fa? Dobbiamo mandare in stampa e troviamo una soluzione alternativa. E la soluzione qual è stata? Diamo i numeri di La Bread, proviamo a pensare cosa è successo durante tutto quest'anno. E noi abbiamo iniziato proprio la rivista dando i numeri, raccontando tutto quello che ci è successo un po' alla volta, comprese, naturalmente, 20 pizze che ci siamo sbaffati in vari momenti del nostro laboratorio. Io però, prima di raccontare tutti questi numeri, vorrei iniziare a dare la parola a chi ha supportato, ha conosciuto e vuole aiutarci a diffondere e a raccontare questo progetto e inviterei da subito il Vescovo, Monsignor Riccardo Lamba, che ci dirà 2 parole su questa iniziativa. Eccellenza. Allora, buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui con voi in questo progetto che sto imparando adesso a conoscere. Ma prima stavamo fuori in attesa e ragionavamo sul fatto che alcuni di voi hanno fatto delle interviste, hanno fatto anche delle interviste piuttosto stimolanti, anche con le persone che avete intervistato, qualche volta mettendole anche in difficoltà. Ma io ho un bellissimo esempio, forse alcuni di voi più grandi lo hanno sentito nominare, di un sacerdote, si chiama Don Lorenzo Milani, che negli anni 50-60 faceva un lavoro come forse avete fatto anche voi in questo tempo, di collaborazione tra ragazzi, intervistando persone, erano dei storici, dei politici, degli economisti, e Don Milani li lasciava porre le domande perché è giusto che il ragazzo, il giovane, possa dire tutti i suoi desideri, le sue aspirazioni, anche le sue domande pungenti, ma non perché vuole avere risposte precise, già confezionate, perché molto spesso noi adulti non abbiamo risposte già pronte. Forse alcune le teniamo lì per non essere in imbarazzo. Le domande vengono poste perché c'è un desiderio di ricerca con l'adulto. Quindi c'è un desiderio di dialogo, di confronto, di relazione. Un'espressione che qualche volta ho sentito qui, forse più di una volta, da un anno che sono in Friuli, è non oso. Hai chiesto a quella persona, non oso. Hai provato? Non oso. Ecco, io credo che invece voi ragazzi dovete osare e dovete anche incoraggiare noi adulti a osare. Quindi io mi complimento con chi di voi ha preso questa iniziativa e la sta portando avanti, perché possiate fare ancora un percorso di osare, porvi domande grandi, senza la pretesa di avere risposte, ma di cercare sempre la curiosità della ricerca. E vi auguro un buon lavoro.
Eccellenza, io la ringrazio perché soprattutto qui ci sono ragazzi che hanno voluto osare, hanno cercato e abbiamo imparato proprio che la chiave è chiedere, è informarsi, non fermarsi mai alla prima lettura di qualsiasi cosa, che sia una notizia, che sia il rapporto con qualcuno, ma approfondire sempre. E adesso iniziamo a vederlo assieme cosa vuol dire, cosa abbiamo approfondito in questo anno di lavori. E partiamo. Abbiamo fatto ben 60, più di 60 ore di laboratorio assieme. E non sono poche, sapete, chiedete a loro. Ecco, ridacchiano perché di sì. Abbiamo avuto 14 studenti. In realtà siamo partiti in 19. Qualcuno ha cambiato idea per strada, ma ringraziamo anche loro per aver comunque voluto provare, voluto dare una possibilità alla BRED e chissà, magari per un futuro ci sarà una nuova, seconda possibilità. Abbiamo avuto anche 6 studenti in PCTO, questa cosa che una volta si chiamava alternanza scuola-lavoro, ma insomma abbiamo avuto anche i grandi e ne abbiamo ancora 3, ne abbiamo avuti 3 per il primo quadrimestre, che ringraziamo, Francesco, Sara e Valentina del Percoto, mentre oggi abbiamo con noi Francesco, Federico e Edoardo dell'Uccellis, ma soprattutto io vi farei raccontare una cosa da Francesco, perché Francesco ci siamo ritrovati, si dice per serendipity, per serendipità, per un colpo di fortuna, una casualità stranissima, perché Francesco ha fatto questa stessa esperienza 4 anni fa, quando l'abbiamo provata per la prima volta. Francesco, ci racconti qualcosa? Intanto buongiorno a tutti. Sono veramente felice di parlare davanti a voi di questo progetto che mi ha visto coinvolto per ben 2 volte in collaborazione col professore Stefanutti. La prima volta che ho partecipato a questo progetto è ormai 5 anni fa, parliamo della mia seconda media, nel 2021. In pieno Covid. Era il primo anno che tornavamo a fare le lezioni in presenza e mi ricordo ancora che, sempre col Covid che ci metteva i bastoni tra le ruote, di queste videochiamate col professore che ci indicava e ci guidava su come scrivere questo giornalino, ecco. In quell'occasione io mi ricordo di aver fatto un articolo, un'intervista impossibile su Dante Alighieri, che avevo appena studiato in quegli anni e che mi aveva colpito, affascinato, incuriosito. Allora decisi di cogliere l'occasione per cercare di incontrarlo, mettiamola così. È stata un'esperienza veramente bella, poi ogni mio compagno e altri compagni di altre 3 classi, e ognuno ha fatto un articolo su qualcosa che lo interessava, che lo affascinava appunto. Per esempio mi ricordo che c'era un compagno che aveva fatto un articolo sulla Carnia e un altro sui Lego, ma ci siamo addirittura spinti a parlare di temi importanti come il bullismo, sì, il cyberbullismo. Esattamente, ma anche le energie rinnovabili. C'era un mio compagno che mi ha colpito, che ha parlato del biogas in seconda media. Non a caso adesso questo mio ex compagno fa l'agrario e quindi... Un articolo bellissimo sui biodigestori. Esattamente, esattamente. Quindi un'esperienza che comunque casualmente hai ripercorso anche quest'anno e anche quest'anno avete scritto un articolo. Esattamente. Velocissimo. Velocissimo. Cosa avete scelto? 3 parole. Storia della Ferrari in Formula 1 e una bella top 10 dei migliori piloti per vittoria della Ferrari. E quindi giustamente più veloce di così non si può. Esattamente. Ok? Grazie Francesco. Di nulla, grazie a voi. Allora, io approfitterei di riprendere un attimo quella che è la nostra scaletta e naturalmente chiederei l'intervento anche delle altre persone che, come vi dicevo prima,
sono qui per ascoltare, per condividere con noi questo progetto e approfitterei per dare immediatamente la parola al Presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. Grazie. Avrei ascoltato molto volentieri per poter intervenire in maniera più completa, però mi butto anch'io, visto che bisogna osare, come diceva Sua Eccellenza. Allora, innanzitutto un saluto ovviamente da parte mia, a nome del Consiglio regionale, a voi, a tutti i presenti, autorità, docenti, dirigente scolastico, tutti coloro che familiari, tutti coloro che sono intervenuti in questa giornata. Allora, quello che mi preme dirvi è: innanzitutto mettetevi alla prova, cercate di sperimentare, cercate di incuriosirvi, cercate in qualche modo di essere propositivi e di impegnarvi in quello che fate giorno dopo giorno. E qui parliamo di giornalismo, parliamo di scrittura, parliamo di racconti. Ecco, credo che sia uno dei modi più belli per farlo. E questa iniziativa, che devo dire la verità, assolutamente è eccellente, nasce anche dal coinvolgimento di una realtà importante del nostro territorio che è la Panaria. 100 anni ha fatto questa rivista, ed è una rivista che è nata per volontà di raccontare, di fare cultura, di parlare di quello che è il nostro territorio, della nostra storia, della nostra arte. Quindi persone che si sono incuriosite talmente tanto da voler condividere con gli altri aspetti che magari talvolta possono sembrare poco interessanti. E credo che oggi mettersi in gioco con realtà come queste, col giornalismo, con il racconto, sia bello in una società che è cambiata tantissimo. Voi siete giovanissimi e chiaramente voi oggi le informazioni le recepite attraverso gli strumenti più vari, e molto spesso questi strumenti sono gli strumenti social, che sicuramente in qualche modo frequentate giorno dopo giorno. Però in realtà all'interno dei social potete trovare di tutto, perché come sempre la tecnologia, i social, i mezzi di comunicazione sono degli strumenti. Poi lo strumento può essere buono o cattivo a seconda di come viene utilizzato. Ecco, tante volte ci trovate delle cose allucinanti, cioè informazioni distorte, notizie buttate senza alcun tipo di verifica, toni, argomenti odiosi, di critica senza alcun tipo di fondamento, tutti che sanno tutto di tutto. Ecco, in realtà nessuno sa tutto di tutto. Cioè, per sapere qualcosa bisogna approfondire, bisogna studiare, bisogna impegnarsi. Anche quando avete fatto tutti questi articoli su questi argomenti, che sia la Ferrari, che sia il biogas, che siano le nuove tecnologie, che sia il bullismo, per farli avete studiato, avete approfondito, avete fatto ricerche. Ed è vero che oggi le ricerche si fanno magari in maniera più semplice con l'intelligenza artificiale o con questi mezzi di comunicazione, ma è altrettanto vero che noi disponiamo di uno strumento che è ancora migliore rispetto a questo, ed è la nostra testa. Allora l'invito che vi faccio è: usatela questa testa il più possibile, cercate di essere curiosi, di andare ad approfondire le notizie, andare a verificare le notizie, andare a capire se quello che viene raccontato è vero o falso, mettere a confronto le diverse opinioni e le diverse idee, e poi magari appunto mettervi in gioco voi stessi raccontando un tema, parlando di un tema, raccontando un qualcosa del vostro territorio, della vostra comunità, di quello che vedete in giro, di quello che succede, attraverso però questa analisi critica che è fondamentale. Continuate a farlo come lo hanno fatto tutti coloro che per 100 anni hanno scritto nella Panaria. Io oggi, e qui concludo per non essere eccessivamente lungo, consegnerò anche a nome del Consiglio regionale un piccolo pensiero alla Panaria, che è una targa. Questa targa è un riconoscimento materiale, c'è niente di più, però in realtà qua dietro c'è il ringraziamento a tutti coloro che per 100 anni, quindi pensate quante persone in un arco temporale così lungo sono messe in gioco, hanno scritto, hanno raccontato, hanno fatto cultura all'interno del nostro territorio, perché noi di persone che fanno questo ne abbiamo bisogno, perché la cultura la viviamo giorno dopo giorno, ma bisogna che qualcuno la racconti, la tramandi e la renda interessante, soprattutto per le nuove generazioni. So benissimo che non è facile, 14 anni li ho avuti anch'io tanto tempo fa, però è evidente che in quel momento i pensieri sono diversi, ma man mano che crescerete vi accorgerete nella vostra vita di ogni giorno quanto è importante in qualche modo essere parte di una comunità, di una società, e quanto è importante essere cittadini attivi in tutto questo, e lo potete fare in tantissimi modi. Prima di tutto impegnandomi giorno dopo giorno in quello che fate, in questo caso lo studio. Grazie e buona giornata a tutti. Allora, approfittiamo anche per questo conferimento del premio alla rivista La Panarie, che riprendo un po', è una rivista che è nata 100 anni fa, anzi 101,
E qui con noi c'è il direttore editoriale Vittorio Zanon, che da più di 50 anni ormai ha a che fare con questa rivista, la segue come fosse il suo cucciolo domestico. È vero, ingegnere? Allora, andiamo un po' nel dettaglio, perché qua si parla tanto di notizie, di come si gestiscono, Io sono giornalista, anche giornalista, ma sapete che le prime cose sciocche le facciamo proprio noi giornalisti? E quando si dice approfondiamo, è proprio perché anche noi giornalisti spesso sbagliamo. Abbiamo passato 200 slide e vi facciamo vedere alcune di queste slide. I titoli più pazzi che potrete trovare, anzi che sono già stati trovati in giro, creati da noi giornalisti. Una premessa: sapete, se non lo sapete ve lo dico io, chi scrive il titolo non è la stessa persona che ha scritto l'articolo e spesso è questo il motivo per cui succede quello che vedrete adesso. E ci aiuta Matilde. Partiamo, sei pronta? Dai. Titolo. Questo è quello che vi dicevo quando succede che il titolista prevede di fare il titolo e si dimentica di metterlo e poi tutto va in stampa. Eccolo qua. Uno dice succede solo sulle riviste di carta. No, questo è il sito web del Messaggero di circa un mese fa. Il coro dei barbieri rallegra la scuola per sordi. Uomo si suicida e fugge. Esclusivo. Nelle ore prima di morire, Diana era ancora viva. Agenti federali fanno irruzione in un negozio di armi e trovano armi. Qualcuno direbbe elementare Watson. La Cina potrebbe usare il mare per nascondere i suoi sottomarini. Tutti gli altri li tengono sotto il letto. Le vittime di omicidio raramente parlano con la polizia. Esperto, nel disastro aereo qualcosa è andato storto. Tifone attraversa il cimitero, centinaia di morti. Fa marcia indietro e uccide il cane, fa marcia avanti e uccide il gatto. Oh, se vedete in alto abbiamo messo anche i colpevoli. Operaio perde il braccio destro, la polizia indaga sul sinistro. Scuola negata a 2 sorelle sorde, inascoltato ogni appello. Scuola, boom alle iscrizioni dell'ISIS. Scusa? Staccata la corrente al cimitero, da 2 giorni morti senza luce. Cinese ucciso a coltellate, è giallo. Muore prima del funerale. Ed era purtroppo il povero prelato che avrebbe dovuto celebrarlo. La polizia sbaglia casa e trova droga anche lì. Che fortuna! Tutta la verità sull'assassino del Broletto. È Francesco, il nuovo papa. Si è spento il giovane ustionato. Auto a zig-zag, la guidava un uomo senza braccia. Droga tra i giovani, da ottobre abbonamento mensile a 25 euro. Pastelli per i bimbi tossici, sequestrati dalla finanza. Sequestrati milioni di braccialetti per bambini velenosi. Ambulanza si ribalta, ferito il ferito. Sordomuto trova portafoglio ma non riesce ad avvertire il proprietario. Furto notturno in casa di gioiellieri, bottino da 200.000 euro. Rubati 300.000 euro di gioielli nella villa. Furto in villa, rubati gioielli per 400.000 euro.
2 alani dilaniano il vicino di casa, gravissimo. Aggredito e sbranato da 3 alani inferociti. Aggredito dai 4 alani del vicino, è in prognosi riservata. Come vedete, noi giornalisti sappiamo moltiplicare i pani e i pesci, gli alani, i bottini e tutto quello che succede. Ecco, questo è stato un po' il divertimento che ci ha portato a capire cosa succede dietro ai giornali e perché, come giustamente ci stiamo dicendo tutti, quando si legge una notizia, quando si ascolta una notizia, bisogna sempre approfondire. Perché altrimenti quel povero uomo è stato sbranato per 3 volte, prima da 2, poi da 3, poi da 4 alani, e nessuno li ha fermati, questo è divertente, mentre veniva sbranato da 2 più 3, 5 più 4, 9 cani in un colpo solo. Io inviterei da subito anche il dottor Pantanali, che è in rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale. Prego. Buongiorno a tutti e a tutte. Intanto volevo ringraziare per l'invito a questa bellissima iniziativa e volevo portarvi i saluti dell'ufficio scolastico regionale e dell'ufficio provinciale di Udine. Allora, questa iniziativa, ho sentito anche le parole che sono state dette fino adesso, ha uno scopo tra i tanti, uno scopo fondamentale, quello di sviluppare il pensiero critico dei ragazzi. Un pensiero critico quanto mai importante al giorno d'oggi, dove abbiamo un numero di informazioni a disposizione molto grande, che ci viene dato da internet, dai social e dai vari mezzi di informazione, ma spesso sono informazioni non verificate, informazioni di cui abbiamo un facile accesso, ma dei quali non sappiamo l'effettivo fondamento. Per cui la competenza nel senso di pensiero critico è quanto mai attuale e fondamentale al giorno d'oggi. Iniziative come queste non possono che sviluppare questa competenza fondamentale che vi permetterà, oltre che affrontare la vita scolastica, lavorativa e come cittadino nel modo migliore. Quindi, nel complimentarmi per questa iniziativa che vi ha coinvolto in tutti questi mesi, vi faccio un ulteriore invito a sviluppare questa competenza che è fondamentale nel mondo d'oggi e sarà ancora più fondamentale negli anni a venire. Un grazie a voi per l'invito, un complimento e per l'iniziativa. Grazie. Grazie mille. E come vedete, questa slide racconta che abbiamo fatto almeno 17 interviste. Ma sapete come abbiamo iniziato il nostro percorso delle interviste? Lo abbiamo fatto con un podcast, proprio qui in Bella Vitis, con 2 persone molto particolari, perché si trattava del sindaco della città di Udine, Alberto Felice De Toni, e l'assessore alla cultura e all'istruzione, Federico Pirone, che sono venuti qui da noi e hanno accolto, ci hanno dato la loro disponibilità per essere intervistati dal gruppo dei ragazzi nelle persone dei 4 studenti della Bella Vitis. E sono successe cose curiose, vero Assessore? Le lascio la parola, così magari se vuole ci racconta qualcosa. Intanto buongiorno. Prima appunto raccontavo, no, anche al nostro vescovo qual è stata sostanzialmente la bellezza di questo incontro e la profondità di certe domande che oggettivamente insomma ci hanno non solo sorpreso ma anche, posso dire, rincuorato. Nel senso che abbiamo noi adulti un sottile, in fondo, pregiudizio, no? Sul mondo dei giovani, cioè pensiamo che debbano essere un po' come lo siamo stati noi o secondo certi tipi di canoni che oggi giustamente loro esprimono nella forma che ritengono più opportuna, che è un gesto grandissimo di libertà, di voglia di essere, di contare, no?
E anche, come diceva appunto Monsignor Lamba, giustamente chiedono a noi adulti di osare, di non essere scontati. Ecco, noi siamo usciti, come dire, molto contenti e quindi io sono qua a nome del Comune anche portando la parola del Sindaco, prima di tutto per ringraziarvi, per ringraziare la Panarie, 100 anni di tradizione ma altrettanti di voglia di costruire il futuro, no? Di assecondare questa voglia di critica, di pensiero critico. Voglio ringraziare la scuola, tutta la comunità scolastica, tutti gli insegnanti che hanno, che hanno accompagnato questo percorso, ovviamente chi l'ha seguito in prima persona a nome della Panarie, e raccontarvi anche questo. Quando ero qua e sentivo, mi è venuto in mente di quando ero io studente alle superiori. Al liceo Marinelli c'era un giornalino, c'è ancora un giornalino che si chiama Preludio. È un giornalino, ovviamente non c'erano ancora i social, cioè non ho fatto le superiori all'anteguerra, però ancora non c'erano i social così come ci sono adesso, anche con gli aspetti critici che giustamente il Presidente sottolineava. E qualche mese fa, tra le scartoffie di casa dei miei, ho recuperato questo giornalino in cui avevo scritto anch'io degli articoli e ho, insomma, sorriso e ho detto che bello, no? Che bello anche aver scritto magari delle cose un po' così, un po' immature, insomma, si aveva 18 anni, 17 anni. Quello che voglio dirvi è questo: questa è un'esperienza che vi rimarrà, che lascia il segno. E credo che nelle nostre scuole ci sia tanta ricchezza che giustamente noi istituzioni dobbiamo assecondare e sostenere. C'è tanta vitalità, c'è tanta intelligenza, non è l'intelligenza artificiale, è l'intelligenza umana delle relazioni, di ciò che è vita e che nelle scuole voi viviamo tutti i giorni. Quindi grazie davvero e complimenti di cuore. Grazie Assessore per le sue parole. Grazie. Attenzione. Allora, come vedete ci stiamo un po' raccontando cosa abbiamo percorso in questo anno e eravamo alle 17 interviste. Io vorrei chiamare così a raccontarvi un po' le loro interviste. Partiamo da voi. Dai. Chi siete? Buongiorno a tutti, noi siamo Costanza e Denise e oggi vogliamo raccontarvi la nostra esperienza con la rivista. Abbiamo scelto la forma dell'intervista perché secondo noi è più dinamica e più coinvolgente. Abbiamo deciso di intervistare una squadra di pattinatrici perché è uno sport a cui noi siamo molto legate e anche perché vogliamo sapere come ci sentiva a gareggiare a dei livelli molto alti. E cosa possiamo raccontare in questo preciso istante? Che qui con noi c'è una rappresentanza della squadra che viene su direttamente da Oderzo. Salutiamole con un applauso. Sono state bravissime, gentilissime ad accoglierci, ci hanno mostrato le loro coreografie. Si sono concesse tutte quante. Quante eravate? 18? 16? Ho perso qualcuno per strada, vabbè. Le avevo moltiplicate come facciamo noi giornalisti. E siamo stati assieme a loro per un tempo che a me è sembrato lunghissimo, bellissimo e avrei voluto che non finisse più. Ma naturalmente loro però dovevano allenarsi e quindi il massimo rispetto per i tempi dettati dalla loro allenatrice. Come siamo arrivati fin da loro? È lontano, non è proprio fuori di casa. Come mai avete scelto proprio la loro squadra? Era la tipologia della disciplina, ad esempio? Sì, a noi ci incuriosiva perché entrambe abbiamo praticato, io pratico ancora pattinaggio e quindi ci ha incuriosito questa disciplina che non abbiamo mai praticato. E com'è andata l'intervista?
Inizialmente dovevamo intervistare solamente 2 ragazze, però poi quando siamo arrivate là abbiamo scoperto che dovevamo intervistare tutta la squadra e mentre loro ci stavano facendo vedere dei loro passi a noi stava salendo sempre di più l'ansia. È panico. Quando ci si trova davanti a tante persone, o comunque a più di quelle che ci si aspetta, viene sempre il panico, credetemi. Anche per chi lo fa da anni, per esempio, vedere tanti di voi oggi così non lascia indifferenti. Quindi immaginate Costanza e Denise che pensano di dover intervistare 2 persone e se ne trovano 16. Però l'emozione si è sciolta subito perché sono state in grado di mettersi a nostro agio nella maniera più bella, più comoda e più accogliente che mai si potesse immaginare. Quindi io direi veramente ancora facciamo loro un applauso che lo portino a tutta la loro squadra. Ci sono stati dei problemi tecnici, però comunque nonostante tutto siamo riusciti a fare l'intervista e ci sono state anche delle incomprensioni, però nonostante questo volevamo ringraziare Stefano perché ci è sempre stato vicino e ci ha aiutato. Beh, insomma, per fare questa intervista abbiamo fatto quasi 200 km di strada, insomma, tra andare e tornare, quindi direi non poco. Grazie a Costanza e Denise. Arrivo io. Sappiate che mi incespicherò sui gradini, sappiate che mi piallerò a gatto disteso sulla scalinata. Eccoci. Allora, intanto di nuovo benvenute. Grazie. Chi fa da portavoce? Tu. Io. Allora, la squadra non è potuta venire intera perché appunto è un giorno di scuola, ma noi siamo riusciti a liberarci e abbiamo portato questo piccolo pensierino da dare a Denise e Costanza, quindi sono delle nostre foto con le nostre firme dietro. E, grazie, sì, è una piccola dedica e niente, grazie mille. Volete leggere la dedica? No, ok. Va bene. No, ok. Allora, grazie veramente di tutto ancora. Adesso sì mi ribalto in discesa e quindi faccio io da l'attore. Eccoci, fate vedere le foto con le firme e la dedica da parte di tutta la squadra a Costanza e Denise, le nostre giornaliste che hanno fatto l'intervista. Però, e restiamo ancora al volo nelle interviste, perché sapete l'intervista è una forma molto bella perché ci permette di parlare con le persone, di avvicinarle, di conoscerle, di studiarle in anticipo. Bisogna arrivare sempre molto preparati per fare un'intervista. E vorrei chiedervi, ma sapete che nella vostra scuola, tra i vostri compagni, c'è una medaglia d'oro mondiale? Non lo sapete? Beh, allora, chiamiamola tra di noi, Fiammetta. Io vorrei che Fiammetta ci raccontasse qual è la disciplina in cui lei con le sue compagne di squadra, perché è uno sport di squadra, vero? Avete vinto la medaglia d'oro. Ci racconti? Abbiamo vinto questa medaglia d'oro praticando ginnastica estetica di gruppo, che è una disciplina della ginnastica dove delle squadre da 4 a 12 partecipanti eseguono un esercizio su una pedana in modo coordinato e svolgendo elementi dinamici e ritmici. I giudici durante lo svolgimento dell'esercizio lo valutano secondo 3 valori, che sono il valore artistico, il valore tecnico e il valore esecutivo. Il valore artistico comprende l'espressività, il mantenimento delle formazioni, che è uno degli elementi fondamentali di questo sport. Infatti ogni ginnasta ha una posizione specifica
che se non viene rispettata vengono tolti i punti. E poi c'è il valore tecnico, dove si valutano le difficoltà, quindi salti, giri, equilibri, e il valore artistico, dove si valuta come viene eseguito, e il valore esecutivo, dove si valuta come viene eseguito l'esercizio, quindi se vengono tirate le ginocchia, i gomiti, se le punte dei piedi sono tirate, eccetera. Quindi una cosa molto complessa nella valutazione e immagino anche nel tipo di proposta delle coreografie e di quello che voi esprimete poi sul palcoscenico, giusto, sulla pedana. E siete riusciti a vincere il primo posto, siete salite sul primo gradino in una competizione internazionale di livello mondiale, dove? In Estonia. In Estonia, quindi neanche fuori da casa, un bel po' fuori da casa. E proprio per questo motivo, giustamente, due sue compagne di classe, cioè Anastasia e Madalina, hanno scelto di intervistare proprio Fiammetta, la sua squadra e la sua allenatrice. E adesso ci raccontano un po' com'è andata. Dai, ragazzi. Allora, com'è andata? Buongiorno a tutti. Accendi. Buongiorno a tutti, noi siamo appunto Anastasia e Madalina e abbiamo deciso di intervistare Fiammetta e la sua squadra, e dobbiamo innanzitutto ringraziare la sua allenatrice Elina Benkova, che ci ha dato il permesso e ha reso tutto questo possibile, e dobbiamo ringraziarla anche perché sono state molto accoglienti e gentili. E la nostra curiosità è nata quando abbiamo conosciuto Fiammetta, perché prima non sapevamo l'esistenza di questo sport, e dopo che sono arrivate sul podio la nostra curiosità è aumentata, e quindi abbiamo deciso di recarci alla loro palestra per scoprire di che cosa si trattava e quali erano gli esercizi e come si svolgevano le gare. Beh, insomma, direi che avere una medaglia d'oro mondiale come compagna di banco o quasi non è una cosa di tutti i giorni, vero? Ok, e con l'intervista com'è andata? Però spostiamoci dalle casse, perché sennò È stata un'esperienza molto bella e interessante, siamo riuscite a scoprire molte cose, ci sono stati anche alcuni problemi, ma siamo riusciti a superarli, e appunto, come ha detto Anastasia, il nostro interesse è aumentato anche al fatto che appunto avessimo una compagna che aveva vinto una gara molto importante. I problemi tecnici esistono sempre, sono sempre all'ordine del giorno e bisogna sempre inventarsi qualcosa per riuscire a superarli. Allora, naturalmente ringraziamo ancora soprattutto Fiammetta, la sua squadra della Royal Gym di Udine, l'allenatrice Elina Benkova, ma ringraziamo anche Anastasia e Madalina che ci hanno fatto proprio conoscere questa realtà. Quando dicevamo prima che bisogna, e anche i nostri ospiti lo hanno rimarcato più volte, che è necessario chiedere e individuare a chi chiedere soprattutto, beh ecco, noi in questo nostro percorso abbiamo coinvolto ben 4 professionisti universitari e uno ce lo racconta adesso Giulia, ma ce lo racconta perché? Perché Giulia ha scelto un argomento molto complesso, un argomento di cui si dicono tante cose, ma spesso non si sanno con la dovuta chiarezza. E allora la cosa migliore è stata cercare un professore. Abbiamo cercato, ci siamo rivolti a un professore di fisica dell'Università di Padova, il quale ci ha dato delle indicazioni per farci seguire da un dottorato. Ma adesso di tutto questo ve ne racconta Giulia. Ciao a tutti, io sono Giulia e dovete sapere che inizialmente non pensavo che un giornale come questo potesse, scritto soprattutto dai ragazzi di seconda e di terza, potesse essere così interessante, con argomenti così specifici, così accurati.
E il mio argomento in particolare, che si può fare spoiler, tratta il viaggio del tempo, perciò un argomento che rientra in campi scientifici che non si possono affrontare neanche al liceo, sono molto molto complessi, e lo stesso Stefano all'inizio era abbastanza scettico su quanto effettivamente sarei riuscita a scrivere, per quanto potessi cercare su internet, sui libri, su video, su live, avevo veramente cercato di tutto, ma non era alla mia portata. E neanche una settimana dopo avergli parlato, mi manda un'email in cui mi racconta che era entrato appunto in contatto con questo professore universitario che aveva dato un altro numero di un altro esperto, e grazie a lui io sono riuscita a scrivere un articolo che sono sicura che all'interno contiene informazioni vere, informazioni che sono corrette, e devo veramente ringraziare lui, come ringraziare tutti i professori che ci hanno seguiti, perché ci hanno dedicato tanto tempo, ci hanno corretto, ci hanno aiutato in tutti i modi possibili, perciò grazie veramente, ci avete regalato un anno stupendo, pieno di emozioni. Come vedete, le distanze tra quelli che sono i livelli, i gradi di istruzione non sono così incolmabili. Basta trovare le persone giuste, e chiunque di solito ha la bellezza di saper offrire le proprie competenze, le proprie disponibilità, perché quando si tratta di studiare, di approfondire, di raccontare le cose nel modo giusto, nel modo corretto, nel modo sicuro, vedete che siamo circondati da persone che ancora in questo ci credono, e ci credono veramente tanto. Abbiamo parlato prima, proprio il presidente Bordin citava una cosa, uno spauracchio oppure un divertimento dei nostri giorni, l'intelligenza artificiale. E pensavate che potessimo farcela mancare? Assolutamente no. L'intelligenza artificiale è una cosa di oggi. Sapete quante intelligenze artificiali ci sono? Chi vuole azzardare una risposta? Dimmi. Troppe? Sì, è vero. Sostanzialmente troppe. Allora, tanto per spaventarvi, ci sono dei siti che registrano anche tutte le versioni di bot, quindi di utilizzatori automatici di altre intelligenze artificiali, di altri motori, che stimano il numero attorno ai 35.000. Quindi non c'è solo ChatGPT, ma ci sono altre 34.999 intelligenze artificiali. Provate a pensare solo di conoscerle tutte. Noi non abbiamo cercato di conoscerle tutte, noi abbiamo cercato di conoscere quelle più importanti, quelle più utili per la scuola, perché è vero, l'intelligenza artificiale a scuola si può usare, basta conoscerla, basta sapere come usarla, e soprattutto la regola tra di noi, e che dovrebbe valere anche però per voi, è che dovunque si utilizzi l'intelligenza artificiale bisogna dichiararlo. Non c'è niente di male a dire: per scrivere l'attacco del tema ho usato l'intelligenza artificiale. Basta saperlo, ok? Perché ve lo dico? Perché un nostro ospite è stato un professore universitario che ha usato proprio l'intelligenza artificiale per far scrivere al computer un intero libro di poesie. Lui ha utilizzato un sottomotore di ChatGPT, lo ha addestrato, come si dice per le intelligenze artificiali, con un corpus, quindi un gruppo di testi che ha scelto lui, e con una serie di elaborazioni successive è riuscito a comporre un libro di circa 40 poesie che è intitolato Clone 2.0, perché appunto è un clone delle sue scelte in quanto autore. È stato nostro ospite, ne abbiamo parlato lungamente, abbiamo dibattuto, abbiamo cercato di capire come ragiona, tra virgolette, l'intelligenza artificiale, e adesso un po' di questo ce ne racconta Sabrina. Buongiorno a tutti. Vi volevo raccontare un po' come abbiamo usato l'intelligenza artificiale in tutto l'arco di questo anno scolastico, partendo proprio dalla creazione di una storia.
Noi abbiamo scritto una storia dando gli stessi prompt a 3 intelligenze artificiali, cioè ChatGPT, Gemini e iCloud. Spoiler, posso farlo? Sì, sì. Questa storia si chiama Un amore elfico e si trova dentro alla rivista. L'ultimo articolo della rivista, il nostro ultimo autore è stata proprio un'intelligenza artificiale. E nelle ultime 2 pagine abbiamo usato prima ChatGPT, poi Gemini e iCloud. Ci ricordi qual era il prompt più o meno? Abbiamo chiesto a queste 3 intelligenze artificiali, abbiamo proposto una cosa molto assurda, cioè l'idea era, immagina Frodo, lo Hobbit del Signore degli Anelli, lo conoscete tutti, che è in fila da Starbucks e sta aspettando di bere il suo mezzo decaf, menta, cappuccino, macchiato, caramello, triplo, latte, tutte quelle brodaglie lì. Vede la cameriera, una bellissima bionda, si innamora di lei e invece di recuperare la sua cucuma di caffè si inginocchia e le mette l'anello al dito e la cameriera non scompare. Questo era il prompt che abbiamo chiesto alle 3 intelligenze artificiali. Ma abbiamo aggiunto una cosa in più, cioè abbiamo chiesto tutta questa cosa, raccontacela però come se la stesse scrivendo J.K. Rowling di Harry Potter. E vediamo cosa succede. Allora, la storia che è venuta meglio è stata quella di Cloud, perché è proprio un'intelligenza artificiale mirata per creare delle storie. È quella venuta meglio, anche se quelle di ChatGPT e Gemini, anche quelle erano molto belle, però quella di iCloud rispettava un po' più lo stile che era richiesto dal prompt, quindi alla fine abbiamo deciso di inserire quella. Perché le intelligenze artificiali fanno cose diverse, sono capaci in modo diverso di fare le cose. Quando per esempio abbiamo usato lo stesso prompt e abbiamo chiesto alle 3 intelligenze artificiali, ok, riscrivi tutto da capo, ma questa volta fallo con lo stile di Rick Riordan, conoscete Rick Riordan, vero? Quello di Percy Jackson, ok? Ecco, in quel caso lì gli è andata peggio perché ci siamo accorti, qua nel gruppo ci sono dei fanatici lettori di Rick Riordan, sono stati assolutamente capaci di sgamare dove l'intelligenza artificiale aveva fallato, proprio non ci aveva preso. Sì, bello il ritmo, bello, però Rick Riordan non avrebbe mai scritto una cosa del genere, non avrebbe mai messo questa serie di battute ai personaggi e insomma anche lì l'intelligenza artificiale è veramente capitolata male, è caduta e si è fatta male. Però, ecco, questo ci racconta una cosa molto importante, cioè bisogna conoscere le intelligenze artificiali per capire quali usare e come usarle, giusto? Ah, ok. Ci racconti altro? Sì. Sì, dai. Noi nel corso dell'anno abbiamo usato le intelligenze artificiali anche per altre cose, specialmente ChatGPT. Gli abbiamo fatto molte domande, gli abbiamo anche fatto scrivere un articolo e non sempre ha dato le risposte corrette perché devi stare molto attento a come formuli la domanda, cioè il prompt. Per esempio Stefano gli aveva provato a fare delle domande magari sulla matematica e ci ha messo 11 tentativi per rispondere correttamente. No, ci ha messo 36 tentativi per continuare a dare la risposta sbagliata. E quindi in questo caso il problema deriva dal fatto che era stato scelto il modello sbagliato, cioè il modello di ragionamento linguistico a cui è stata chiesta una banalissima espressione aritmetica. Ma le risposte arrivavano al punto che 25 meno 3 faceva 28, secondo l'intelligenza artificiale. E quando gli si faceva notare la cosa, rispondeva, sì, hai ragione, mi sono accorto, adesso faccio il conto corretto, 25 meno 3 fa 17. E andava avanti così per 30, cioè finché l'umano si stufa, insomma, quando il gioco finisce, l'intelligenza artificiale finisce lì. Se si sceglie il modello giusto, naturalmente l'intelligenza artificiale sa rispondere meglio, questo è importante. E quindi torniamo a quello che abbiamo detto prima, bisogna conoscere come usarle e quali usare. Soprattutto usare i prompt giusti. Soprattutto usare i prompt giusti. Se avrete il piacere di curiosare la rivista, che metteremo a disposizione anche in PDF, quindi potrete scaricarla per consultarla sul computer, abbiamo un po' spiegato come nascono i prompt proprio nell'ultimo articolo, dove vedrete 2 immagini diverse.
La più piccola è stata facile da generare e con pochi passi siamo riusciti a ottenere il nostro risultato. Ma l'immagine di apertura dell'articolo invece ha richiesto una quantità di prompt enorme, cioè ci sono voluti più di 16 passaggi iterativi per riuscire a far restituire dall'intelligenza artificiale quello che vedrete come copertina dell'articolo e che in fondo è ancora sbagliato. E vi lascio la caccia all'errore. Così vi divertite e andate a cercare dove e cosa ha sbagliato l'intelligenza artificiale. Grazie Sabrina. Una cosa molto importante sia per i giornalisti, per chi studia, per voi, ma per tutti in generale, è la biblioteca. La biblioteca è un posto che si conosce poco, sempre meno perché adesso si lavora con internet, con gli ebook, con cose di questo genere. Ma la biblioteca è un posto molto prezioso. E noi siamo stati anche a vedere una biblioteca, abbiamo cercato di capire come funziona, ma soprattutto io ci tengo a ringraziare adesso in particolar modo la Biblioteca di Tavagnacco perché ci ha dato spazio, ci ha ospitato per un'altra intervista importante. Io approfitto per portare da parte sua i saluti della scrittrice friulana Antonella Sbuels, che spero conosciate tutti perché i suoi volumi sono veramente molto belli. È una persona che sta girando in tutta Europa, invitata proprio dalle scuole a confrontarsi, in particolare per 2 volumi suoi particolari che sono proprio dedicati alla vostra fascia di età, cioè Questa notte non torno e Il mio nome è Ansia, 2 libri che vi consiglio di leggere, e li ha letti per noi Valentina. Ed è rimasta così contenta di questi libri che ha scelto di intervistare la scrittrice. È stato un po' difficile riuscire a correrle dietro perché naturalmente, come vi dicevo, Antonella è una persona molto impegnata. Pensate che solo quest'anno, in una latitudine che va da... Oggi non è con noi perché è in Puglia, è in una scuola in Puglia, ma dalla Sardegna fino a Berlino, lei solo quest'anno scolastico ha presentato i suoi libri a più di 7.000 ragazzi. Quindi immaginate che complicazione può essere stata cercare di trovare un momento per averla per noi. Valentina, ci racconti com'è andata? Buongiorno a tutti. Allora, devo dire che all'inizio non ero molto sicura di riuscire a condurre un'intervista, soprattutto perché la persona che mi trovavo di fronte era un po' un mio idolo, perché è la vita che vorrei fare io. Però Antonella Sbuels è stata molto disponibile e mi ha risposto veramente mettendomi a mio agio, e sono riuscita a scoprire tutto il mondo che c'è dietro alle storie che leggiamo. È stata un'esperienza veramente che mi ha incuriosita ancora di più e ha riacceso la mia passione verso questo mondo. E nonostante tutta l'organizzazione che ci sia stata dietro, che è stata abbastanza complicata, infatti ringrazio tantissimo Stefano per tutta la disponibilità, perché veramente, e soprattutto anche lei purtroppo non è presente oggi, ma la ringrazio tanto. È stata un'esperienza da cui ho imparato molto. Però è bello scoprire cosa succede dietro le quinte di un libro, perché noi spesso abbiamo sempre il libro tra le mani, leggiamo, sì, ci piace, bellissimo, no, non mi piace, ma dietro quelle pagine ci sono delle persone che le scrivono, ci sono delle persone che le vivono per poterle scrivere, ci sono delle persone che studiano per poterle scrivere, e quello che arriva a noi è una parte di tutto il mondo affascinante che c'è dietro. A me sarebbe piaciuto avere più tempo per invitare Valentina a raccontarvi ancora di più quanto sul serio è affascinante il mondo che sta dietro la scrittura di un libro, ma farvelo raccontare attraverso gli occhi di chi ha potuto conoscerlo da vicino, parlando proprio con chi questi libri li scrive. E direi che un po' di
ti ha stuzzicato un po' anche su quello che potrebbe essere un percorso per il futuro, vero? Possiamo fare spoiler? No, sì? Non diciamo niente, che ti piace scrivere? Sì. Ok. A Valentina piace scrivere, leggerete l'articolo e l'intervista che ha fatto e così vi renderete conto da soli di quanto Valentina sia portata e le piace a scrivere. Grazie. Grazie. Allora, andiamo avanti ancora un pochino veloci. Questo è un numero che mi piaceva tantissimo. Abbiamo conosciuto, sono io il colpevole, ammetto, io sono un bibliomane, sono un bibliofilo, la mia casa, praticamente i mobili sono sostituiti da pile di libri che ondeggiano paurosamente, minacciando di cadere ogni momento. Il comodino è sostituito da libri che vogliono sommergermi la notte mentre dormo, e quindi non potevo non condividere questa mia passione anche con tutti i ragazzi di Labred. E un giorno ho riempito un borsone e ho portato a vedere 28 kg di libri, ma non di libri qualunque, quelli li vediamo abbastanza facilmente. Abbiamo visto dei libri un po' particolari. Io sono molto interessato a quella che si chiama la letteratura combinatoria e la letteratura ergodica, cioè in particolare quei libri che richiedono l'impegno del lettore per essere letti. E adesso ce ne raccontiamo uno che è quello che ci è piaciuto di più. Marlene. Allora, e ve lo facciamo vedere anche. sì. Allora, buongiorno. Dei 28 libri che... Libri? Chili di libri. Giusto. 28 chili di libri che Stefano... No, so che erano chili perché li ho portati a spalla, per quello. 28 libri sarebbe stato più semplice, Fantastico. più lieve. Che Stefano si è assicurato di presentarci a uno e di farci passare in mano. Uno dei tanti che ci ha appassionato di più è La nave di Teseo, che è un libro che richiede almeno 2 letture, anche se lui ce ne ha consigliato ebbene 5, proprio perché ogni lettura in più trovi qualcosa che non avevi notato, anche soltanto una parola diversa o un'espressione un po' più strana del solito. Io, come impressione personale, ho trovato che fosse come un libro già usato, pagine ingiallite, una copertina vintage che sembra praticamente un reperto e tantissime note scritte a mano con commenti, frecce anche che trapassano il testo, eccetera. E infatti questo libro contiene praticamente 2 storie. Una è quella di un libro che ci troviamo in mano ogni giorno, un testo stampato su una pagina, e dopo c'è un'altra storia, una storia di 2 ragazzi che cercano di scoprire l'identità di questo scrittore segreto, un certo Straka. Non riesco a pronunciarlo. È un giallo dove c'è questo Straka che combina cose, c'è una nave che dovrebbe arrivare e non arriva. E questo, scusa, mi permetto, è un libro di biblioteca, c'è persino il bollino classico delle biblioteche, ok? È un libro di biblioteca e 2 ragazzi, una è la bibliotecaria e l'altro è un ragazzo, usano questo libro proprio come strumento per cercare di svelare questo mistero. Io non so se riesco a farvelo vedere, ma il libro è compilato a lato con tutta una serie di scritture a mano dei 2 ragazzi che scrivono addirittura in tempi diversi con inchiostri diversi. Ecco perché le 5 letture, perché una volta bisognerebbe leggere prima solo il testo stampato, poi le prime annotazioni, poi le seconde e così via. Ma la cosa divertente è che questo libro, per quello vi dicevo della letteratura ergodica, cioè che richiede l'intervento del lettore, perché, tienimi un attimo il microfono, vediamo se riesco a far cadere tutto. Questo libro è pieno, strapieno, come vedete stanno cadendo, di inserti tipo tovagliette di appunti presi al bistrò, oppure lettere o cartoline o biglietti dell'autobus, e ognuno di questi è un indizio che serve a risolvere la storia.
Il problema è che quando lo aprite, naturalmente cascano tutti. Esatto. Per fortuna non hanno necessariamente un posto specifico, ma ogni volta raccoglierli è drammatico. Mi è successo. Immaginavo, per quello te l'ho imprestato. Così provi anche tu cosa vuol dire raccogliere tutta la roba che c'è dentro questo libro. Oltre al fatto che ci sono proprio tantissime, anche una ruota con delle coordinate, eccetera. E quindi sì, mi sono anche un po' appassionata, anche se di fatto non l'ho letto, però sì, ho leggicchiato e diciamo che ho trovato anche la scrittura molto, molto avvolgente. E sveliamo ancora una cosa, per arrivare in fondo a questo libro non basta il libro e non basta tutto quello che c'è dentro, bisogna andare anche su internet, perché altrimenti il mistero non si svela del tutto. Ci sono citazioni di libri che io non avevo mai sentito nominare e che di fatto sono andata a cercare e però che sembrano proprio fondamentali per risolvere il caso. Assolutamente sì, è un passo passo, però bisogna leggerlo almeno 5 volte. Quindi se volete appassionarvi ad un libro, ecco, La nave di Teseo di Straka, che poi è scritto da J.J. Abrams, che è stato uno dei più grandi sceneggiatori, per esempio, di serie televisive tipo Lost. Chi è un po' più adulto sa di cosa sto parlando. Ecco, in questo caso avete un libro che vi permetterà di leggere e giocare per veramente tanto, tanto tempo. E la trama è veramente bellissima. Grazie. Grazie. Ma, visto che ci siamo, restiamo ancora un attimo, concedetemi, sui libri curiosi. Ce n'è uno, per esempio, sul quale c'è una taglia, c'è una ricompensa. 1.000 euro per l'Italia, e bisogna ricostruirlo. Il libro è rilegato, ma bisogna tagliare tutte le pagine e bisogna ricostruire l'ordine corretto della storia. Pensate che c'è una ragazza in Australia che ha tagliato tutte le pagine, ha liberato la camera, ma risulta anche il soggiorno, da tutti i mobili, per poter usare le pareti come bacheca su cui appendere i vari fogli e tra un foglio e l'altro tirare dei fili di lana che in qualche modo debbano indicare qual è il percorso che viene fatto dalla storia. Naturalmente non si sa se ha vinto, ma si sa che è stata mollata dal moroso perché non sapevano più dove andare a dormire e a vivere. C'è un altro libro molto curioso che adesso ci aiuta Lorenzo a raccontarcelo. Vieni Lorenzo. E anche questo cerchiamo di farvelo vedere. Vai. Il libro 100.000 miliardi de poèmes, o in italiano 100.000 miliardi di poesie, è stato scritto da Raymond Queneau, uno scrittore francese novecentesco, e che scrisse anche altre opere importanti come Zazie nel metro e Esercizi di stile. Leggeteli perché sono straordinari. Uno è un racconto più che un romanzo e l'altro invece è veramente degli esercizi di stile partendo da un testo banalissimo, ma veramente banalissimo, e l'unico che avrebbe potuto tradurre in italiano un simile lavoro poteva essere semplicemente e unicamente il grande Umberto Eco. L'opera che ci interessa oggi però è proprio questa, piccolina, composta solo da 10 pagine, ognuna divisa in 14 striscioline stampate su una sola facciata. E il lettore può dilettarsi a muovere le striscioline come una pagina per formare la sua propria poesia, come la vuole lui. E la cosa interessante è che se un lettore lo leggesse 8 ore al giorno per 200 giorni all'anno, ci metterebbe 1 milione di secoli per finirlo. La battuta è che questo libro fatto da 10 pagine è l'unico libro che nessun lettore potrà mai finire di leggere, nella sua totalità. E ci sono bastate solo 10 pagine. E se invece ci immaginiamo che un lettore lo legga tutto il giorno senza una pausa per 365 giorni all'anno, ci metterebbe comunque 190 milioni di giorni a finirlo. 190 milioni di anni a finirlo.
E sono tanti, sono veramente tanti, pensando che per tutto quel tempo non c'è neanche modo di poter andare a fare la pipì, perché altrimenti sbagliamo il conto degli anni che occorrono per la lettura di questo libro. Tu hai provato a giocare con le poesie? Sì, molto spesso. Ci sono anche dei siti web, in realtà sono pirata i siti web, perché gli eredi dei diritti di questa opera hanno scelto di non costruirla all'interno di modalità automatiche di fruizione. Quindi se volete godervi questo libro, bisogna proprio comprare il libro e giocare con le striscioline. Tecnicamente sono dei sonetti, quindi per chi è più grande sicuramente prof di lettere avrete fatto studiare i sonetti. Aspettavo un sì, ma vedo qualcuno che scuote la testa dall'alto in basso, e i ragazzi no, naturalmente. Comunque sono dei sonetti e sono costruiti in una maniera tale per cui ogni riga, quindi ogni verso, combacia per esempio con la rima con lo stesso verso del sonetto che sta sotto. Questo permette la intercambiabilità di tutte le varie righe e quindi naturalmente l'algebra ci viene, la combinatoria ci viene in soccorso, perché se sono 10 sonetti, ciascuno da 14 righe, intercambiabili tra loro, il risultato è proprio 10 alla 14esima, cioè un 1 seguito da 14 zeri e quindi 100.000 miliardi di sonetti. Grazie a Lorenzo. Volevo approfittare perché nel nostro computo dei numeri, andiamo avanti, questo era il libro che non si sarebbe mai riusciti a finire di leggere, abbiamo aggiunto anche una cinquantina di titoli alla biblioteca scolastica e in questo vi racconto anche un'altra cosa velocissima. Sapete che c'è una biblioteca dove potete andare a prendere gratuitamente i libri e tenerveli? Si chiama il Banco Libro, non è lontanissima da qui, e la gente che ha libri che non legge più o che gli avanzano o che vuole mettere a disposizione li porta lì e chi vuole leggerli va, se li sceglie, se li prende e se li porta via. Non c'è niente da pagare. Loro mettono a disposizione anche per le biblioteche scolastiche e siamo andati a scegliere dei libri, sono arrivati circa una cinquantina di libri che sono entrati a far parte di questa biblioteca scolastica. Nel gruppo c'erano 12 compleanni festeggiabili, perché 3 in realtà erano nei mesi di fine giugno e agosto, e quindi quelli a scuola non si festeggiano. C'è una cosa curiosa sui compleanni. Quante persone, secondo voi, sono necessarie per trovarne 2 che festeggino nello stesso giorno la loro data di nascita? Avete un'idea? Poche quante? Quanto poche? Allora, 365 o 66 per gli anni bisestili sarebbe la risposta più corretta. In realtà questo si chiama il paradosso del compleanno perché matematicamente si calcola che in un gruppo di appena 23 persone c'è il 50% di probabilità che 2 compiano gli anni nello stesso giorno. Se le persone salgono a circa 50 arriviamo a superare l'80% e con poche di più raggiungiamo il 99% di probabilità. E la cosa curiosa è che nel nostro gruppo di 17-18 persone, in realtà in 2 festeggiano il compleanno nello stesso giorno e quindi abbiamo verificato proprio di persona il paradosso dei compleanni. Restando sempre in tema di libri, perché sono stati una delle nostre colonne portanti di tutto quest'anno di lavoro, io a questo punto vorrei dare la parola a una figura che rappresenta un'istituzione molto importante sul nostro territorio, che è la Fondazione Friuli. La Fondazione Friuli, come vi raccontavo, ma adesso ce lo spiegherà meglio la professoressa Venuto, è un'istituzione che aiuta anche le scuole, aiuta in progetti come questo e in altri progetti che vengono proposti e oggi abbiamo con noi in rappresentanza del nuovo presidente, l'avvocato Bruno Malattia, la professoressa Francesca Venuto. Grazie per l'invito.
È una bellissima occasione questa, con tutta questa platea così vivace, ed è difficile aggiungere altro a quanto è stato detto, però insomma cercherò, anch'io oserò. Volevo appunto specificare, portare i saluti naturalmente del nuovo Presidente, ma anche del Presidente che è appena uscito, e cioè il dottor Giuseppe Morandini, che ha creduto in questo progetto, perché sì, la Fondazione investe moltissimo sulla formazione e soprattutto la formazione dei giovani, delle nuove leve, perché creano il futuro e quindi bisogna dare fiducia, bisogna anche in questo caso diciamo sostenere, appoggiare dei progetti come questi, che sono sotto il segno dell'innovazione, sotto il segno della diciamo così, della sperimentazione, ed è quello, ecco, che la Fondazione persegue nel solco però della tradizione, perché appunto come in questo caso vediamo che l'iniziativa si lega ed è supportata da una prestigiosa rivista che è la Panarie, che appunto abbiamo sentito ha festeggiato il suo centenario. Già quando è nata questa prestigiosa rivista sotto la guida di Chino Ermacora era già diciamo così votata alla sperimentazione, perché era una rivista nuova per l'epoca, tante fotografie, articoli brevi, insomma qualcosa di meno polveroso rispetto al passato, e quindi è stato molto bello che la Panarie abbia appoggiato, abbia sostenuto, in qualche modo direzionato, portando avanti questo progetto molto bello dal titolo Lab Red, e che diciamo ha prodotto questo, dopo un anno di lavoro, dopo diciamo tutte queste riunioni, il prodotto che vedremo, che ho avuto la fortuna di sbirciare, perché io ho passato in rassegna un po' i vari articoli che lo compongono, non leggendoli tutti a fondo per il momento, ma mi riprometto di farlo, perché è veramente molto interessante, ecco, vedere tutto quello che è stato toccato. Prima le ragazze hanno diciamo passato in rassegna alcune delle interviste e dei momenti importanti, c'è per esempio, adesso non voglio fare spoiler, quello sul Giappone, su altri tipi di culture, quindi veramente un panorama molto vario e differenziato, e quindi davvero ecco hanno spaziato, e come dicono loro non è solo carta stampata, è il nostro sguardo critico sul mondo, la nostra voce che prende forma, e questo è veramente molto bello, e anche per gli esercizi, l'esercizio di scrittura che ne deriva, perché saper scrivere, ecco, e anche alla futura scrittrice, insomma, a cui auguro ecco veramente di conseguire il suo sogno, è un'operazione difficile. Ecco, anche voi vi siete resi conto, no? Elaborando questi testi, del lungo lavoro che c'è dietro, di tutta la formazione, di tutto quello che diciamo accompagna un lavoro impegnativo ma bellissimo, e vi auguro appunto di poterlo proseguire, perché questa è una sorta di banco di prova per quello che vi aspetta successivamente. Quindi buona fortuna ragazzi, grazie a chi ha sostenuto questo progetto e di chi li ha accompagnati. Professoressa, io le chiedo però di restare ancora un attimo con noi, perché la Fondazione Friuli, oltre a aiutare nelle proposte dei progetti culturali, è dotata di un amplissimo patrimonio artistico, storico, ma anche di libri. E oltre al supporto che già la Fondazione Friuli ha offerto al progetto Lab Red, quest'oggi la professoressa porta in dote un'offerta di libri provenienti proprio dal patrimonio della Fondazione a favore dei ragazzi di Lab Red. Ci illustra velocemente quali sono i titoli, poi provvederemo magari a consegnarli
Tra poco? Sì, allora è un volume, si tratta di 2 volumi, un volume dedicato a Dante, un po' rivisto da dei ragazzi, dei colleghi un pochettino più grandi, attraverso la rielaborazione di alcuni testi danteschi e anche diciamo dei disegni delle opere ispirate all'opera di Dante, e un altro che si chiama Volare Alto, dedicato alla figura di un personaggio interessante della storia friulana, Antonio Lualdi, un ingegnere, insomma è qualcosa che penso possa interessare a molti di loro, perché è un po' una vita esemplare raccontata attraverso uno di questi sperimentatori. Benissimo, allora io chiedo la cortesia alla professoressa se possiamo spostare a dopo la consegna dei libri, andiamo un po' avanti, sì, perché certo. siamo un po' stretti, anzi siamo strettissimi coi tempi, non riusciremo nemmeno a fare tutto quello che ci eravamo prefissati, ma cercheremo di fare quello che possiamo. Allora, andiamo avanti velocissimi, vi avevo raccontato il paradosso dei compleanni, ci siamo sfamati pizze. Le intelligenze artificiali le abbiamo raccontate prima, ma c'è un aspetto collaterale delle intelligenze artificiali, che è quello che viviamo noi tutti i giorni. Ognuno di noi, chiunque di noi possieda uno smartphone, è coinvolto in queste cose. Che cos'è questa cosa? L'algoritmo, lo spauracchio oppure la benedizione di chi scorre i reel su Instagram o i video brevi su TikTok, chi ancora utilizza Snapchat, chi ancora dei più boomer passa su Facebook. Ecco, è tutto deciso dall'algoritmo, le pubblicità che ci escono navigando e cose di questo genere. E di questo ne ha studiato e ne ha scritto Raluca. Vieni. Com'è andata? Come ha detto prima la mia compagna Sabrina, in questo percorso abbiamo avuto la possibilità di sperimentare con l'intelligenza artificiale per creare storielle divertenti e per vederne le allucinazioni. Infatti l'AI è anche collegato ai social network, per esempio alle persone che frequentano molto spesso i social network, sanno molto bene che nei loro blog o nella loro pagina web stranamente ci possono essere dei blog che sono molto vicini alle loro preferenze e ai loro interessi. Detto tutto questo, c'è un algoritmo chiamato l'algoritmo dei social media, che in parole semplici è per esempio un motore di ricerca nascosto dietro i social media, che partono da TikTok, Instagram e Facebook. Il compito di un algoritmo di social network è basarsi sugli interessi e sulle esigenze dell'utente, proponendogli dei contenuti che infatti si basano sulle loro ricerche dei motori di ricerca e dei video che guardano. Per fare 2 esempi, abbiamo Facebook. Facebook non si basa sui interessi degli utenti, ma più su quanto va a virare il blog, quanti commenti ci sono e quanti like. Lo stesso vale anche per Instagram, che si basa sulla viralità dei blog. Voi sapete che la precisione di una individuazione satellitare civile oggi arriva ai 14 centimetri, quindi non scandalizzatevi se quando ognuno di noi va a espletare le naturali funzioni fisiologiche, magari continuando a scrollare sul cellulare, gli compare la pubblicità della carta igienica. È perché in quel momento l'algoritmo sa perfettamente dove siamo e evidentemente coglie anche cosa stiamo facendo. Quindi l'algoritmo studia, scruta tutto di noi. È un po' però un do ut des, cioè ci permette di sapere, per esempio Google Maps, cosa c'è nelle vicinanze, ci suggerisce un ristorante magari che è consono al nostro modo di alimentarci, ma per contro naturalmente noi stiamo regalando all'algoritmo tutti i nostri dati. Basta saperlo e così come l'algoritmo sfrutta noi sfruttiamo l'algoritmo per tutto quello che ci può essere utile e ci torna indietro, vero? Sì. Grazie Raluca.
Abbiamo fatto un bellissimo debate che è stato violento quasi, sul dress code a scuola, e ne abbiamo scansato uno che sarebbe stato ancora più problematico, cioè il debate tra Harry Potter e il Signore degli Anelli. E questo penso avrebbe scatenato risse o cose ancora peggiori. Però è stato bello sapersi confrontare. Siamo stati, vi dicevo, in biblioteca, nella biblioteca della circoscrizione. Ringraziamo la bibliotecaria Antonetta Ziani che ci ha accolto, ci ha ospitato, ci ha aiutato a capire come funziona una biblioteca. È importante avere a che fare con i libri di carta, perché sul libro di carta si pensa in modo un po' diverso rispetto a scrollare un libro elettronico. E direi che in questo frangente ci aiuta Nicolò a capire come funziona una biblioteca. Buongiorno, io sono Nicolò e oggi vi parlerò del sistema di Dewey, un bibliotecario americano che ha dato proprio delle regole su come mettere in un certo modo i libri. In una biblioteca i libri sono tanti, bisogna dare un ordine che sia anche pratico. Numerato, e un ordine che non limiti gli scaffali una volta che sono già pieni. E una strategia è stata quella di questo bibliotecario americano, questo Dewey, che ha sviluppato una maniera interessante per poter ordinare non solo i libri, ma in generale quello che è la conoscenza globale. Sì, lui ordinava usando un sistema di cifre, di numeri, in 3 numeri appunto, per esempio da 0 a 99, per esempio parlava di argomenti in generale, dell'informazione o dell'informatica, oppure dal 100 al 199 psicologia e religione. Ma l'importante è perché abbiamo fatto questa cosa, perché quando si va a girare in una biblioteca, se avete visto tutti i libri, e vi faccio vedere anche questo qui perché abbiamo detto che era un libro che nasceva come un libro di biblioteca, hanno delle targhette sui dorsi e queste targhette riportano delle cifre, di solito 3 o 4, 5 a seconda. Ecco, questo è il codice decimale Dewey e in base alle cifre, con un po' di studio, di accortezza, si può capire subito che materia tratta questo libro. In particolare, per esempio, per quello che può interessare di più a noi, la letteratura è identificata sempre dal numero 8. Il primo numero sarà sempre l'8. Poi la seconda cifra diventa, nel caso della letteratura, 10. Ma che cos'è in quel caso? Per esempio la letteratura americana. La lingua, la seconda cifra in quel caso identifica la lingua e così via. Naturalmente grazie alla collaborazione della bibliotecaria Antonietta Ziani della terza circoscrizione abbiamo imparato anche come la biblioteca usa questi numeri e come ci si muove strategicamente all'interno di una biblioteca. Quindi se devo cercare della narrativa francese andrò sicuramente in uno scaffale i cui numeri iniziano per 84 e non andrò dove c'è l'85 perché è la letteratura italiana. Ecco, una specie di guida galattica per autostoppisti all'interno della biblioteca. Ok? Grazie Nicolò. Prego. E l'ultima cosa direi interessante che abbiamo percorso nel nostro laboratorio sono state più di 700 pagine di quotidiani che abbiamo consultato da quando abbiamo cominciato il laboratorio. È importante consultare i quotidiani, è importante leggerli e adesso ce lo racconta Stella. Grazie. Allora, noi per leggere queste pagine, le prime pagine di giornali, abbiamo guardato il sito Giornalone, che è un sito gratuito dove ci sono tutte le prime pagine dei giornali
ed è molto interessante perché si vedono a colpo d'occhio le notizie più importanti del giorno precedente e anche però le notizie meno importanti, e vedendole tutte assieme si può anche vedere come cambiano il modo di scrivere i giornali e basta. Sì, perché una cosa importante è proprio accorgersi di come la stessa notizia può essere data in modo differente. E questo cambia anche come poi noi siamo in grado di capire, di leggere questa notizia. E questo sito, che si chiama giornalone.it, ci dà la possibilità gratuitamente di vedere a colpo d'occhio proprio tutte le prime pagine di tutti i giornali quotidiani italiani ed esteri. E quindi, lavorandoci un po', leggendoli, studiando, dà la possibilità giorno per giorno di capire, per esempio, una notizia principale, di capire se c'è qualcosa da seguire con più attenzione, di capire come gli stessi giornali e i giornalisti che fanno gli strafalcioni che abbiamo visto prima assieme sono capaci di raccontare la stessa notizia, lo stesso argomento. Grazie. Noi ci stiamo avviando alla conclusione, avremmo avuto 1000 altre cose da fare assieme, ma purtroppo il tempo sta correndo molto più di quello che avevamo sperato e preventivato. A me corre l'impegno ancora di un'enorme riconoscenza per tutto quanto nei confronti di almeno altre 2 persone. Una l'avete intravista prima, e la chiamerei per un brevissimo saluto, è l'ingegner Vittorio Zanon, che è il direttore della Panarie e che da 50 anni comunque ha a che fare con questa rivista che ci ha permesso di essere qua oggi. Ieri ci siamo visti, martedì mi pare, no, l'altro ieri, e voi vi ho ringraziati e vi ho fatto i complimenti. Magari voi li estenderete a chi ritenete, ma ribadisco qui che è stata una sorpresa per me quando mi sono trovato fra le mani la rivista Fuori dagli schemi, che è un po' un mistero, ma credo sia voluto dal nostro impareggiabile organizzatore, perché se venivano fuori prima qua c'era tutto un correre attorno ad avere la rivista, che poi sarà distribuita non so come. Ma quando io ho visto uscita fresca di stampa, e come uso sempre quando prendo la Panarie fresca di stampa me l'annuso perché c'è l'odore dell'inchiostro, mi sono visto Fuori dagli schemi, ho detto ma non è possibile. Sono rimasto meravigliato del livello e della capacità con cui avete condotto e avete realizzato la rivista Fuori dagli schemi. Ho pochi secondi perché fra l'altro sta arrivando la corriera, mi pare, l'autobus. Questo progetto è nato soprattutto per festeggiare il centenario della Panarie. Dopo tanti festeggiamenti di anniversari, 40esimi, 50esimi, abbiamo pensato una cosa, partendo da una considerazione: ma in questo tempo del social e del digitale, che senso ha una rivista locale cartacea? Eppure vive ancora la Panarie, ma quello che ci siamo preoccupati, soprattutto discutendo in redazione, che un po' la redazione era come il vostro gruppo di lavoro, ci siamo preoccupati di dire: ma ha senso continuare? Ha senso che continui la vita di una rivista della Panarie? Qual è il suo futuro? Beh, noi abbiamo deciso, invece di fare la solita apologia del convegno grande dove ci sono tanti, arrivano quelli che hanno scritto, quelli che l'hanno fatto e ciascuno si scambia le proprie complimenti, le proprie congratulazioni, ma resta tutto un vuoto. E allora l'idea che è scaturita, peraltro, da 2 persone che devo ringraziare, uno che è appena rientrato, che è il professor Renzi, il quale
fa parte della redazione della Panarie. L'altro naturalmente è Stefano, con cui abbiamo abbozzato, ma prima del 21, già nel 19, il 20, ma perché non facciamo alcune cose con le scuole? Ed è cominciata così timidamente a Maiano, e ogni volta che abbiamo fatto ma piccole cose, eravamo lontani dalla rivista, piccole cose, abbiamo visto che la risposta dei ragazzi, e mi rivolgo qui agli insegnanti e ai genitori, i ragazzi sono una cosa meravigliosa se hai tempo e se osi perdere tempo e se osi confrontarsi con loro, come l'osi che ci è stato autorevolmente ricordato. Quindi il discorso, lo sviluppo naturale è stato quello: facciamo la sfida, facciamo la rivista, la Panarie, fatta dai ragazzi. Ed è nata Esperimento Z, Generazione Z, nel 2021, in pieno Covid. Non so come ci siamo riusciti. E allora l'appetito viene mangiando e abbiamo detto no, questa volta un progetto non può essere uno dei tanti progetti che fa la Panarie per farsi conoscere, per poter vivere, per capire cosa fa. No, questa volta, grazie a Renzi che lo vedo qua, e grazie a Stefano che sta sempre lavorando, siamo riusciti a realizzare il progetto. Naturalmente anche per fare i progetti occorrono le idee, ma occorrono anche le risorse. Ed è mio dovere ringraziare soprattutto l'amministrazione regionale che è andata, la fondazione che ha creduto al nostro progetto e poi anche degli sponsor privati. Pensate, chi la conosce, la banca di credito cooperativa pordenonese del Monsile, è lontanissima, è a Pordenone, eppure hanno creduto a questo nostro progetto. E poi la Fantoni che tutti conoscete, e poi altri sponsor che non riesco a nominarveli tutti. Ma naturalmente le risorse servono. E poi alla fine devo ringraziare, perché questo è il mio dovere oggi, ringraziare il direttore. Con il professor Primus abbiamo avuto subito un rapporto, mi pare, aperto, ma vi dico che l'apertura del professore e dello staff degli insegnanti della Bellavitis, della Merconi è stato meraviglioso, per come mi testimonia il Stefano, e questo è il mio ringraziamento. Non da ultimo, ma per ultimo devo dirvi questo: il centenario della Panarie. La Panarie sì nasce nel 1924, Chino Ermacora, cosiddetto padre della piccola patria, perché il Friuli viene chiamata da secoli è la piccola patria, cessa le sue pubblicazioni con la guerra, anzi l'ultimo è l'ultimo numero negli anni 50, ma nel 1964 una carissima persona che a me, ingegnere chimico, mi ha fatto amare la cultura in generale, è stato Alfeo Mizzau, che mi chiama, e stavo facendo, credetemi, ero al 3° anno e facevo laboratorio chimica a Trieste e non c'erano treni e non avevamo neanche macchine. Sono venuto a Trieste, sono venuto da Trieste a Udine e mi ha informato che avevamo recuperato la testata della Panaria, di cui io non sapevo assolutamente nulla, se non perché c'era la via Chino Ermacora in tutti i paesi. Finito questo, nel 68 nasce la nuova edizione. Questa è la storia della Panarie. Questo anno è il primo anno del secondo secolo e il futuro lo vedo in questi ragazzi. Grazie. Ecco. Allora, l'ultimissima cosa, avevamo tenuto il meglio per ultimo, ma siamo tardissimo, quindi vedremo cosa riusciamo a fare. Noi volevamo proporvi ai ragazzi un CAUT, un quiz fatto proprio sulle notizie vere, sulle notizie false, sulla intelligenza artificiale. Ok. Allora, a ogni classe è stato distribuito un tablet.
Eccoci. Siamo tutti. Dai, partiamo. Adesso faremo un caut dove dovrete capire. Aspetta. Adesso inizieremo il caut dove dovrete capire se l'immagine, se la notizia è vera oppure falsa. Okay? Vai con la notizia, veloce. Allora, cade in una buca per strada, gli operai lo asfaltano e lo seppelliscono vivo. Vero o falso? Era vero. Andate con calma, pensateci bene, ok? Andate con calma, avete tutto il tempo. Era vera, bravi che hai risposto vero. Andiamo con la seconda. Litiga con la moglie e lancia il chihuahua dal balcone. Vero o falso? Pensateci bene. Manca uno. Ok, pari. Era vera. Complimenti. Mai avere cani quando si litiga con la moglie. Vai. Decidono di sparare i petardi in casa per non spaventare i cani, ma muore la nonna. Vera o falsa? Pensateci bene. 7, vai, 7, l'ultimo, vai. Questa è falsa, bravissimi. Andiamo. Vai di classifica. Battaglia. Friuli, carro funebre a tutta velocità, inseguito dalla polizia. Era in ritardo al funerale. Vero o falso? Vai. Pensateci. È vera! Ed è successa proprio qui da noi. Va. Una battaglia agguerrita. Dai che ce la facciamo, ancora. Abolita la laurea in medicina. Dal prossimo anno basterà saper descrivere i sintomi a ChatGPT. Vero o falso? Bravi. Non voglio sapere chi ha risposto vero. Spero che nessuno di loro scelga di fare il medico. Una battaglia agguerrita fino adesso. Andiamo. Il comune di Settimo Torinese inaugura via Braille, ma è un piccolo cieco. Vero o falso? Vi ricordo che non vale suggerire. Andate con calma. Andiamo. Donna partorisce in discoteca. Il bimbo avrà l'ingresso gratis per tutta la vita. Vero o falso? Allora, vero o falso? Era vero! Complimenti. Va. Vai ancora. Miami, accoltellata alla mostra d'arte. Nessuno la soccorre. Credevamo fosse un'opera. Vero o falso? Vero, falso, vero. Era vera. Andiamo. Ragazzo vegano si rifiuta di dire cheese quando gli scattano una foto. Vero o falso? E questa è una bufala. E abbiamo ancora la seconda A in testa. Vai di corsa. Va a prendere la figlia in discoteca per evitare incidenti, ma è completamente ubriaco. Vero o falso? È vera. Quindi i genitori quando andate a prendere i figli siete sobri. Campione di parkour scambiato per ladro e preso a bastonate. Vero o falso? No, questa per fortuna non è ancora capitata. Capiterà, ma non è ancora capitata. Seconda M, drammaticamente in testa. Vai! Scacchista vince partita contro un supercomputer staccando la spina della corrente. Vero o falso? Questa evidentemente era falsa. Attenzione alla rimonta, vai! Arriva l'app per lo smartphone che ti insulta quando non vai in palestra, vero o falso? Cos'è sto coro di suggerimenti? Vai!
Militanti di gruppi estremisti provano a bruciare una bandiera dell'Europa, ma non sanno che è ignifuga. Vero o falso? È vera, è successo anche quello. Vai! Ancora! Abbandona il figlio in auto per andare a comprare il seggiolino anti-abbandono. Vero o falso? Bravissimi chi ha risposto falso. Attenzione che c'è una rimonta in corso. Pasticceria costretta a chiudere perché emana troppo profumo. Vero o falso? Pensateci. Era vero, e parlare di pasticcini a quest'ora doveva farvi pensare. Andiamo ancora, vai veloci. Ubriaco devasta la sua casa, poi si sveglia e pensando ai ladri chiama i carabinieri. Vero o falso? Bravissimi. Dai che andiamo, vai. Gatto chiude i padroni fuori dall'auto, intervengono i pompieri. Vero o falso? E vi abbiamo fregati. Vediamo la classifica. Vai. Italia, crisi di fedeli. Parroco lombardo sposta la messa all'Ikea. Vero o falso? Bravissimi. Ancora la messa all'Ikea non la facciamo. Gioielliere esasperato organizza manifestazione contro i furti, ma gli rubano gli striscioni. Cosa dite, vero o falso? Fregati. Andiamo, vai. Quest'opera, La grande onda dell'artista Okusai. Okusai. Capiremo se è un'immagine fatta con Guardate l'AI. l'immagine, guardate questa e guardate quella dopo. La grande nuvola è invece generata da un'IA o no? Scegliete. Generata da un'IA. Andiamo avanti, ancora una, veloci. Quest'opera è Campo di grano con corvi di Vincent van Gogh. L'avete visto tutti? Vado avanti. Anche Aula di scuola con maestro è dipinta da Van Gogh. Bravissimi. Vai veloci, vai veloci. Sappiamo tutti che questa è la Gioconda di Leonardo da Vinci. Ok. Questa invece è stata generata da un'IA, sì o no secondo voi? È un'opera vera di Marcel Duchamp. Velocissimi. Quest'opera è la composizione ottava di Vasily Kandinsky. Andiamo avanti, l'avete vista bene? Questa è composizione 0, anch'essa dipinta da Kandinsky. La dipinta Kandinsky. No, c'era un cellulare nell'angolo in basso a destra. Kandinsky non aveva i cellulari. Andiamo veloci. Questo è il particolare di un'opera cubista di Pablo Picasso. L'avete vista? Andiamo. Questa invece è un collage generato dall'IA, sì o no? Chi ha risposto di sì? Andiamo avanti, vai veloci. Quest'opera è la persistenza della memoria di Salvatore Dalì. L'avete vista? Vado. Quest'opera la persistenza dei call center, anch'essa di Dalì. Bravissimi, andiamo di corsa, dai che ce n'è ancora un po'. Questa foto è reale? Vediamo se siete capaci. È vera? È una foto vera, è una foto vera. Dai velocissimi. Questa è una foto reale.
Secondo me sì. Chi ha detto che è reale verrà scomunicato. Andiamo di corsa, dai! Quest'altra foto è reale, sì o no? Era falsa, guardate sempre le mani e le dita quando guardate le foto. Questa è reale secondo voi, sì o no? Era vera, era vera. Andiamo a raffica, vediamo dove siamo. Vai ancora, velocissimi, abbiamo ancora pochi minuti. Questo è il modello australiano Claude Bishop, vero o falso? Bravissimi, e mi dispiace per chi si era invaghito del modello. Questa è una foto reale? Sì o no? Non voglio sapere chi ha risposto di sì. Andiamo veloci, dai. Mi domando se le stelle brillano perché un giorno ciascuna possa ritrovare la propria. Di che film è Citazioni questa dai citazione? libri. E guardate che l'immagine vi aiuta. Avete 4. Di chi può essere secondo voi? Veloci. Secondo me la 2. Non c'è un numero. Manca uno. Vai. Bravissimi, il Piccolo Principe. Le immagini vi aiutano, mi raccomando. Non fidarti mai di una cosa che pensa da sé, se non sai dove ha il cervello. Qua è difficile. Harry Potter, ma quale libro? Attenzione al libro, deve essere il libro giusto. È verde, è verde. È la prima. Bravissimi, il prigioniero di Azkaban. Andiamo ancora veloci. I consigli sono doni pericolosi anche se scambiati fra saggi e tutte le strade possono finire in un precipizio. L'immagine vi aiuta. Di chi è questa citazione? Dai che ce la facciamo. E vai, bravissimi. Velocissimi. Quando uno decide di essere sciocco ci riesce così bene da superare perfino le proprie aspettative. L'immagine vi aiuta. Guardate l'immagine. La sesta. È uno dei personaggi principali. Verde. Bravissimi. Chi ha detto Narnia? Bravi. Vai veloci. Solo il nome giusto dà a tutte le creature e a tutte le cose la loro realtà. I nomi sbagliati rende tutto irreale. Vero? L'immagine vi aiuta. Dovete conoscere quei 2 serpenti intrecciati. Dai, l'ultimo. Bravissimi. Veloci. La gente è sempre disponibile per i lavori già fatti. Qua è difficile. Pensate se i vostri genitori hanno in casa una copertina di questo tipo. Dai che arriviamo. Benissimo, bravi, la legge di Murphy. Se qualcosa può andare male lo farà. Tutte le sere, appena finita la cena di zuppa di cavolo, andava dai 4 nonni per ascoltare le storie. Di chi è questa citazione? L'immagine vi aiuta. Veloci. Vai. Bravissimi. Andiamo. Le scapole sono dove avevi le ali e dove ti ricresceranno di nuovo. Ditemi che lo conoscete questo libro. Ditemi che lo conoscete, se non lo conoscete andate a leggerlo. Io no. Male. Nemmeno io. Male. Nessuno. Dai, andiamo. Male. Veloci, ce n'è ancora un paio, dai che ce la facciamo. Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori. Di chi è questa citazione? Guardate l'immagine.
L'immagine vi aiuta. Bravissimi, era Italo Calvino. Dai ancora. La seconda stella a destra e poi diritto fino al mattino. Questa dovreste conoscerla tutti. Bravissimi, era proprio Peter Pan. Dai ancora e poi vediamo la classifica. Se ciascuno pensasse agli affari suoi, il mondo girerebbe un bel po' più in fretta. Di chi è questa citazione? Guardate l'immagine. L'immagine vi aiuta. Benissimo, bravi. Vai veloci, vai ancora. Nel mezzo del cammin di nostra vita Di chi è secondo voi? Oh, mi auguro che questa non la sbagli nessuno. Vai, che ce la facciamo arrivare in fondo forse. Che la forza sia con te. Di chi è Citazioni questa dai citazione? film. Citazioni dai film. Ritorno al futuro. Bravissimi, vai ancora veloci. Al mio segnale scatenate l'inferno. Di chi è? Qui l'immagine non vi aiuta tanto. Wow, bravissimi, era il gladiatore. Andiamo. Ti fidi di me? Di chi è questa citazione? Qui immagino tutte le ragazze che si sciolgono. Benissimo, era Titanic, vai! Sono velocità, sono pura velocità, sono una setta. Di chi è questa citazione? Ottimo, vai di corsa! Ti amo 3000. Di chi è questa citazione? Dai che ce la facciamo! Vai l'ultimo! Questo è il miglior giorno della mia vita e probabilmente l'ultimo. Dai che la conoscete! L'immagine aiuta! Era Frozen! Vai di corsa! Ce la facciamo arrivare in Houston, fondo. abbiamo un problema. Di chi è questa citazione? Fantastico, bravissimi! Dai ancora! Citazioni dalle canzoni. L'immagine aiuta molto. L'immagine aiuta, bravissimi! Freddie Mercury, vai ancora! Di chi è questa frase di canzone? Bravissimi! Vai, vai che arriviamo alla fine! Quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo. Di chi è? Boh. Vai, vediamo. Bravissimi, vai, vai, vai così. Che arriviamo alla fine, dai. All'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Di chi è questa Attenzione canzone? che questa è difficile. Perché si sbaglia il titolo. Bravissimi, bravi, bravi. Il titolo non è volare. Ma come te lo devo dire? Sta vita non è vita senza te. L'immagine aiuta. Bravissimi. Dai che siamo arrivati quasi alla fine. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma. Di chi è questa canzone?
Bravissimi, la sapevate tutti. Ultimo, e vediamo chi arriva. Italia se destra, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Che cos'è? E qua vi voglio. Attenzione al titolo. Bravissimi, era il canto degli italiani, si chiama così. Vediamo chi è arrivato in fondo. Dai, la classifica. Va, dai. Bravi, bravi. Oh. Bravissimi. Allora, una battaglia agguerrita, si può dire. Mi sono azzoppato a stare piegato. Ma sapete che questa cosa non era solo per divertirci, ma perché, ingegnere, venga qua con noi un attimo. Adesso scriveremo il nome della classe vincitrice su questo buono. È un premio, ingegnere. Chi è il capoclasse della... Vieni qua. Gianluca, allora, dopo compiliamoci, lascerai un attimo che lo scriviamo. La vostra classe ha vinto un buono di 100 euro per l'acquisto di libri. Follia. Ok? Eccoci qua. Fate... Complimenti. Eccoci. Complimenti alla terza F. E adesso... Grazie. Ragazzi, un applauso alla terza F, ma a tutti quanti. Però rischiavamo di dimenticarci una cosa. Ragazzi, io voglio chiamare qua con noi, per l'ultimo saluto, il vostro dirigente, il professor Primus. Allora, io volevo solo dire che oggi sono particolarmente onorato e orgoglioso di tutto questo, perché è il risultato di un percorso meraviglioso che è stato svolto quest'anno, per cui ringrazio Stefanutti, che è stato instancabile, infaticabile, ringrazio ovviamente Vittorio Moretti, Zanon, grande editore della Panarie, ma ringrazio soprattutto le ragazze e i ragazzi della Marconi e della Bella Vitis che hanno partecipato a questa iniziativa che ha un valore così significativo, che è stato testimoniato anche dalle presenze illustri che avevamo oggi, perché avevamo il Presidente del Consiglio regionale, l'Arcivescovo, quindi è un'iniziativa che è stata apprezzata tantissimo anche a livelli molto alti. E poi volevo ricordare due persone. Vittorio ha già citato il professor Simone Renzi Ferri, che ringrazio anch'io, ma io volevo ricordare anche il professor Francesco Calderini, perché questa attività è stata inserita all'interno dei martedì dello STEM, dove c'erano tutta una serie di percorsi innovativi, potremmo dire, di cui è promotore appunto il professor Francesco Calderini, che è la sua, che lo vedo e lo ringrazio. Un applauso anche a Renzi Ferri. E quindi io vi ringrazio veramente, sono orgoglioso, penso che siano orgogliosi e orgogliose anche questi ragazzi. Ringrazio anche i ragazzi del PCTO che hanno partecipato con entusiasmo a questo bellissimo progetto. Grazie a tutti e complimenti. Io vorrei ringraziare però anche, ultima cosa, perché per chi è dentro la scuola sono tutte cose automatiche, per uno come me che è un esterno diventano cose complicatissime, e io vorrei ringraziare, a nome di tutti loro, prendo Linda Marrandino, perché è stata capace di farmi uscire da tutte le pastoie della burocrazia, e assieme a lei tutti i suoi collaboratori, tutti gli insegnanti che sono qui oggi e che hanno accompagnato voi ragazzi a vivere questo momento assieme a noi, anche i loro colleghi, gli altri insegnanti che invece oggi stanno facendo lezione, e tutto il personale non docente, i collaboratori scolastici che sono sempre stati pronti a venire in nostro aiuto, e credo che adesso dobbiamo salutarci perché penso ci sia un autobus che aspetta. Quindi grazie a tutti per aver partecipato. Al prossimo anno.